Dall'alba dei tempi, ogni community di ogni gioco competitivo è sempre stata afflitta dallo stesso problema, il random. Il random nient'altro sarebbe che un giocatore qualunque, tendenzialmente scarso, che ama fare commenti a sproposito riguardo ogni azione in gioco che molto probabilmente non riuscirebbe neanche a capire. Oggi per voi ho raccolto una bella carrellata di commenti dai vari social. Andiamo a vederli insieme. La prima serie di commenti viene da un post pubblicato dalla pagina Facebook di Dragon Ball Italia. Il post a riguardo non è altro che un elogio a me, in quanto campione europeo di Tenkaichi 3 e in quanto admin del server Discord della community di Tenkaichi 3, e inoltre spiega anche che esiste la possibilità di poter giocare online. Nel leggere campione europeo, la gente nei commenti si è sbizzarrita. Nel primo commento abbiamo il nostro amico Francesco che tagga i suoi amici Alessandro e Umile, ma guarda un po', Alessandro risponde a Francesco dicendo vinci a mani basse. Tutti dubitiamo di questa tua affermazione. Ecco che abbiamo Raffaele che commenta: non ha ancora provato mio cugino contro i cyborg. Io usavo sempre 5 Saiyan e ogni tanto lo battevo pure. Credo che ti sei quasi risposto da solo a questo punto. Abbiamo un incredibile ritorno del cugino con Mirko che commenta: non ha mai incontrato mio cugino con C17, Cell e Barter. Le bestemmie ancora oggi, taggando appunto suo cugino Davide. Perlomeno hai scelto dei personaggi che effettivamente sono viabili in competitivo, oserei dire ben più che viabili. Arriviamo ad accenni di aggressività con Massimiliano che tagga il suo amico Marco dicendo lo stendo quando vuole. Spero sinceramente tu ti riferissi al tuo amico Marco perché sono un po' di anni che sono qui sul trono, sai com'è? Ecco Simone che tagga il suo amico Massimiliano che dice calma Max, che se era il 2 mi davi un mesetto per riprendere le mosse, gli davo minchie chilometriche a questo. Basta davvero solo un mesetto per battermi? Doppelganger Simone che tagga il suo amico Simone e chiede che dobbiamo fare? Il secondo Simone risponde al primo Simone: pazzesco, prendiamoci sto titolo. Ragazzi, io sono ancora qui ad aspettare. Emanuele tagga i suoi amici Michele e Adriano dicendo sto page mi sa che non ci conosce ancora. Ma chi siete? Giuliano con la J commenta: se lo beccavo al tempo in cui ci facevo 5-6 ore al giorno vedeva il culo che gli facevo. Ragazzi, allora un attimo di serietà. Il problema del giocatore random, il problema principale è quello che egli creda che basti giocare tanto a un gioco per poter effettivamente diventare bravi a quel gioco. Se per questo dovete sapere che esiste un sacco di gente che ha giocato più di me a Tenkaichi 3, ma non conta la quantità quanto la qualità del tempo speso. Se passate 12 anni a fare sempre le stesse cose, ovvero caricare con L2 e tirare la super mossa non appena l'avversario si avvicina, mi dispiace ma non andrete da nessuna parte, potete giocare anche 20 ore al giorno. E comunque non temete, questa cosa del giocare tanto è un tema molto ricorrente che vedremo anche nei successivi commenti. Andrea commenta: allora per il PC posso anche dire che è lui il campione più forte, ma sulla Play 2 vi c'è sotto che te faccio perfect in 2 minuti. Volete sapere qual è la cosa divertente? Che effettivamente il titolo di campione italiano e a ben pensarci anche il titolo di campione europeo li ho vinti partecipando a tornei tenuti su PS2. Emanuele commenta: squadra spaccaculi, Barter. Ragazzi, perché tutti i cazzo di random giocano Barter? Giro by come sopra. Kid Buu, Gohan ragazzo Super Saiyan 2 o Gohan Supremo? No, cazzo! O Gohan ragazzo Super Saiyan 2 o Gohan Supremo. Sono due cose completamente diverse e fanno entrambi cagare. Goku fine Super Saiyan 2 con possibilità di arrivare a Super Saiyan 3 o Tapion. Gogeta Super Saiyan 4 e Veget banditi, inutile dirlo. Ti prego spiegamelo, perché? Barter perché? Impeto ultrasonico che nemmeno lo vedi arrivare, più combo così veloci da autoconfonderti. WTF. Jirobai e Tapion perché hanno un fendente imparabile, più senso per Jirobai e barriera per Tapion. Kid Buu perché ha delle combo mostruose, cheat piccolo, più sonno che se va a segno ti senti Dio in terra. Hai detto bene. Se. Gohan Super Saiyan 2 e Goku Super Saiyan 2 perché, inutile dirlo, sono due bestie da combattimento. Ancora una volta perché inutile dirlo? Vorrei capirlo! I prossimi commenti vengono dalla celeberrima serie che ha avuto origine su Twitch Italia e che è stata poi successivamente caricata su YouTube, che vede come protagonisti Volpescu e Mario Sturniolo. Volpescu non è altro che uno streamer italiano che in passato ha anche tenuto delle speedrun di Tenkaichi 3. Mario Sturniolo ne parleremo dopo. Domenico commenta: siete abbastanza scarsi, sinceramente. Domenico, anche se probabilmente non sai spiegare perché, grazie. Claude commenta: aspetto lo scontro con BT3 Page. Aspetta e spera. Andrea commenta: Butter il miglior PG. Butter? Shamir commenta: sei il personaggio più infame di tutto sto gioco. Grazie. Mike01 commenta: Gon adulto Super Saiyan 2, il Masenko con 2 tacche, mossa quasi imparabile tra l'altro e con una gittata non tanto in lunghezza ma orizzontalmente enorme. Quale Masenko? Di nuovo Mike commenta: Gon adulto Super Saiyan 2 con quel Masenko illegale. Quale Masenko? Pier commenta: Gon Supremo e Magi Vegeta sono fortissimi. Ragazzi, tralasciando la tier list per un momento, quest'uomo è riuscito a nominare le 2 forme di rispettivamente Gon e Magi Vegeta che sono le più scarse fra tutte le forme presenti in gioco.
Marco commenta: il Budokai che ci piace vedere, il buono sport. Sì, peccato che sia Tenkaichi. Francesco commenta: il PG è il più forte di tutti. Con la ulti ti ferma e non puoi fare niente finché non rimane con 1 di vita, ma nel frattempo Loppo è morto. Ma chi? Lorenzo commenta: vedere questi video mi fa capire che non sarò mai ai loro livelli. No, Lorenzo, no, fermati assolutamente. Ti basterà una settimana nella nostra community, avanti, su. Link in descrizione. Frinco commenta: sentir parlare Mario di Budokai Tenkaichi è come poesia. Jolin commenta: comunque con gli androidi che ti assorbono energia si può counterare la maggior parte delle mosse d'aura, visto che se ricordo bene usando rotondo più tasto della croce alta possono mettersi in posa per assorbire la mossa e riprendere aura. Andiamo avanti. Banksodia commenta: conosco una persona che su Tenkaichi nessuno potrebbe battere. Volpe? No, Alessandro. Ma chi è? Alessandro trattino basso commenta: ma come fa questo a battere Volpe? È un meridionale, gen svantaggio. E lui è del centro. Cose dell'altro Eidos risponde: semmai il contrario. Esistono migliaia di club per BT3 al sud. Io non ho mai perso una partita BT3 contro nessuno. Sud, nord, est, ovest, tutti stracciati. Aspetto ancora qualcuno che mi faccia il culo. Ma tutti chi? Sud, nord, est, ovest, cosa? Quali club? Ci sono dei circoli dedicati a Tenkaichi 3? Di che stiamo parlando? Ok ragazzi, vi devo delle spiegazioni. Chi è Mario Sturniolo? Non sarò io a descriverlo, sarà lui stesso a descriversi in questo video che è stato caricato dal suo editor nel suo canale. Sei il giocatore più forte su Budokai? Che io conosca sì, anche se ovviamente nei commenti sotto al video con Volpesco hanno detto comunque io ne conosco almeno 3 che sono più forti, perché Tenkaichi è estremamente facile dire io sono più forte, conosco mio cugino che è più forte. Campo così da 10 anni, ma uno che mi ha battuto ancora non l'ho trovato. E sono anche curioso di trovarlo, non è che quando mi batte mi incazzo, piango eccetera, no, anzi comincio a divertirmi. Dai Mario, a Volpesco l'hai bullizzato per vincere, ma anche Volpesco mi ha battuto 1 o 2 volte, che cosa vuol dire? Che manie di potere, Mario, non sono manie, il potere ce l'ho, non è una mania, Juve, anzi, merda! non vedo l'ora che me lo tolgano dalle mani. Cercate di andare oltre ritenere presunzione e arroganza, vedere persone che hanno fiducia e stima di se stessi. Io, a livello di risultato, non ho trovato uno più forte di me a Tenkaichi. Che faccio? Dico le bugie e vi insegno a fare i modesti di questo gran cazzo quando si ha la vittoria? No! Juve, merda! Venite a casa mia, contattatemi. Se siete più forti di me a Tenkaichi, venitemi. Da dove cominciamo? Va fatta una premessa molto importante. Si tratta di uno streamer e generalmente, come tutti gli streamer, sta cercando di vendere un prodotto. Il suo prodotto in questo caso è voler fomentare la massa, cercando di dire io sono il giocatore più forte e non ho mai incontrato nessun altro di più forte, quindi posso anche capire che lo stia dicendo in maniera molto goliardica per poter attirare su di sé un po' di attenzione da questo punto di vista, così magari poi la gente condivide quel video e dice ah guarda, c'è questo tipo che ha detto questa cosa, quindi adesso si permette di dire che sia più forte di me. Sappiamo molto bene come funziona questo gioco, quindi dall'altro canto posso dire anche un'altra cosa. Io e Mario Sturniolo abbiamo già parlato in passato. Stavo organizzando un torneo qui in Puglia, a Cerignola esattamente, e lui si era interessato per poter partecipare. Il problema è che non è riuscito più a partecipare poiché il montepremi non è salito, quindi non è riuscito più a scendere in Puglia per via dei prezzi del viaggio troppo alti. Lui voleva rimborsarsi tramite il premio di quel torneo. Avrebbe avuto una brutta delusione sapendo che lì c'era gente della mia community che l'avrebbe distrutto, quindi non so. Comunque il suo ragionamento aveva ancora un minimo di senso, si era comunque interessato a un torneo e quindi va bene così. D'altro canto non puoi fare i discorsi del tipo non ho mai trovato gente che sia stata in grado di battermi a Tenkaichi se tu rimani fermo lì nella tua abitazione e pretendi che altri vengano da te. Nella mia carriera io non ho fatto altro che andare in giro per questi luoghi a cercarla la gente più forte per poterla battere, per poter imparare da loro e poter crescere io stesso sia come persona che come giocatore. È così che funziona generalmente. L'ex campione europeo, che lo è stato fino al 2019, nel 2018 è venuto in Italia a stare da me per poter trovare un avversario forte, in quel caso io, e per poterlo sfidare. Altrimenti noi ragioniamo come hanno ragionato tutti quanti in Italia, quindi io sono il campione più forte, io sono il campione più forte, e abbiamo 40 campioni italiani che stanno tutti lì comodi nelle loro case e nessuno fa più niente. Non avrei altro da aggiungere se non una piccola clip dove un ragazzo della nostra community ha voluto, diciamo, invitare Mario a prenderne parte, appunto. Mario, vorresti entrare nel server disco di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Ita? Sì, Jack, ma è quello con Page?
Sì, lo so, Jack Fonte, è che non trovo molto affascinante giocare con l'emulatore Wii online per Tenkaichi, perché è leggermente diverso, non è come se fosse offline e tu mi dici grazie, però è l'unica cosa che abbiamo. E ti dico sì, oltre la speranza di un 4 che possa unire i mondi. Come vedete non c'è neanche il minimo interesse da parte sua nel voler entrare nella community e provare anche solo a configurare l'emulatore, anche se in questa fantomatica chat fra me e Mario lui mi parlava di aver configurato effettivamente l'emulatore. A questo punto ragazzi non ho davvero null'altro da aggiungere se non una piccola parentesi un po' meno goliardica rispetto a quella di Mario nel suo video. Mario, io fra 10 giorni circa sarò a Milano e ti sfido a casa tua a un match di Budokai Tenkaichi 3. Non importa quale emulatore, non importa con quali controller, anzi probabilmente porterò il mio controller. Ti voglio dimostrare che non è così che funziona per far sì che ci si faccia un nome e ci si autoproclami come il miglior giocatore. Fammi sapere se sei soprattutto a Milano, perché non so esattamente dove vivi, se non ricordo male sei ancora a Milano effettivamente, e fammi sapere se ci sei per la sfida.